Bentornati nel forum. Ora vi tranquillizzo subito, lo so che può sembrare la cosa che trovate nei bidoni dei discount che vi sta convincendo all'occhio non attento a comprare qualcosa dicendo "Oh, guarda il manuale di ambientazione di Baldur's Gate" e invece vi ritrovate con Bard's Gate. È una cosa totalmente diversa e un'ambientazione effettivamente con i suoi crismi e la sua totale indipendenza rispetto a qualsiasi altra cosa di D&D. Tra l'altro, ecco, è già accaduto, si sta scaricando, quindi spero abbiate visto bene la copertina. Quindi, allora, Bard's Gate ha una storia editoriale molto lunga in realtà, perché il gioco è stato originariamente, il gioco è un'ambientazione in realtà, stata ideata originariamente da Skeeter Green nel 2006, quindi questo è l'adattamento italiano. È nata come ambientazione di città, Bard's Gate è appunto una grande città-stato per la 3.5, disponibile poi successivamente per Pathfinder prima edizione come lo è ancora oggi. Alcune delle informazioni che vi riferirò appunto sul tipo di contenuto e come è stato recepita Bard's Gate vengono proprio dal forum della Paizo. È stata poi adattata anche in italiano per la quinta edizione, questo che ormai è scomparso qua è appunto il manuale di ambientazione di Bard's Gate per la quinta edizione di D&D, che in Italia ci è portato dalla Kaizoku Press, che ringraziamo per averci fornito tutte le informazioni necessarie per poter immergerci nel mondo di Bard's Gate, compreso appunto questo che è il manuale d'ambientazione, la mappa, il manuale del giocatore, che sono sostanzialmente una serie di ritagli di giornale delle cose che sono accadute a Bard's Gate, che come idea molto carina, perché ovviamente ve lo potete procurare anche voi, potreste stampare e dare ai vostri giocatori, e anche una avventura, diciamo, per introdurvi, sebbene ce ne siano già nel manuale base, alla vita della città di Bard's Gate, che si chiama Ribellione in Scena. Se sei d'accordo, io intanto proverei a risolvere questa cosa. Esatto, quindi ci abbandona questo. La Kaizoku Press probabilmente l'avete già sentita nominare per titoli come Mutants and Mastermind nell'edizione italiana. Sono responsabili della pubblicazione qua anche di Dungeon Crawl Classic, di cui si occuperà Daniele, ma anche del mega dungeon di 700 pagine chiamato Rappanatuk. Ora, Bard's Gate direi che a Livorno si direbbe si scozza, comunque è in competizione con Rappanatuk e direi anche con Etemeranchi per quantità di materiale. Infatti il manuale base, quello proprio il manuale di ambientazione, che è quello di cui qua appunto di nuovo vedete la copertina, sono più di 500 pagine che contengono la lore dietro Bard's Gate, la città di Bard's Gate, tutte le informazioni che vi servono per vivere e sopravvivere e conoscere la città di Bard's Gate, e su questo entrerò nei dettagli dopo. Le zone intorno a Bard's Gate, perché è una città-stato e come le classiche città medievali, diremo i comuni italiani nel Medioevo, c'ha tutta una serie di campagne e zone selvagge intorno che sono esplorate sempre all'interno del manuale, compresi tutte le sue cittadelle e fortificazioni. Ce ne sono due in particolare, quella dei Grifoni e quella dei Corvi. In più ci sarà tutta una serie di informazioni riguardo le razze, le culture che potete trovare e giocare all'interno di Bard's Gate, nonché una serie di avventure che funzionano quasi come un adventure path di Pathfinder, non con la stessa estensione ovviamente, ma vi possono sostanzialmente accompagnare dal livello 1 fino alla fine. Quindi è un manuale di una certa sostanza e le implicazioni di questo le dirò in conclusione. Comunque, cosa dovrebbe almeno differenziare Bard's Gate da una, non lo so, normale ambientazione di città che potete trovare descritta da qualcuno con la mappina compresa insieme, in cui magari compendi che si trovano anche su DriveThru?
oltre che ovviamente l'estensione, il taglio editoriale, eccetera. La città di Bard's Gate innanzitutto può essere utilizzata indipendentemente oppure può essere calata in quell'ambientazione più grande che è quella delle Lande Perdute, che è diciamo l'ambientazione principale della Frog God Games, che originariamente pubblicò Bard's Gate, di cui da quanto ho capito faceva parte anche l'autore. Di per sé poi però è una città indipendente, la potete sostanzialmente utilizzare nelle vostre ambientazioni e giocare anche se non conoscete bene la lore delle Lande Perdute. In particolare Bard's Gate esiste però in una valle chiamata la Valle della Lira, che ha tutta una sua storia dietro che ci è spiegata all'inizio del manuale, parlandoci anche della fondazione della città. È una città abbastanza antica e abbastanza importante. Nella Valle della Lira sono successe cose incredibili, si sono combattute battaglie molto importanti, compreso all'inizio una battaglia fra dei, quindi è un luogo in cui vi potete immaginare che risiedono e riposano ancora poteri antichi. C'è tutta una storia collegata alla pietra miliare, diciamo, alla caratteristica fondamentale della città, che è questo ponte di pietra che è stato costruito a seguito, diciamo, di una maledizione che fu scagliata contro se non sbaglio, una sorta di re dei briganti che abitava nella Valle della Lira, e lui costruì questo ponte per liberarsi, diciamo, da questa maledizione. Comunque la città sorse sopra una vecchia stazione di posta a seguito dell'intensificarsi dei commerci lungo il fiume che scorre in mezzo alla città. C'è un grande fiume, appunto, che vi scorre in mezzo. Il ponte è costruito in stile appunto isola tiberina, tra una sponda del fiume, questa isoletta che c'è in mezzo, e l'altra sponda del fiume. E visto che le zone intorno alla Valle della Lira non è che siano così tanto sicuro o ben praticabili, il fiume, che era facilmente navigabile, diventò una arteria di commercio molto importante, e ovviamente dove c'è commercio si sviluppano le città più importanti. Bard's Gate ha appunto beneficiato di tutto questo passaggio e si è mano a mano estesa fino a diventare la città che conosciamo nel manuale. Tra l'altro c'è tutta una sezione dedicata se volete giocare Bard's Gate nelle aree precedenti, addirittura fino alle aree quasi preistoriche, che potrebbe essere un taglio carino per un'avventura, dare vedere il passato più che il presente classico del fantasy a cui siamo abituati. Altra caratteristica, e su questo mi soffermerò leggermente di più, che ci viene presentata dallo stesso autore in realtà all'inizio, è che Bard's Gate è ideata per essere una città sì fantasy, sia perfettamente calabile in qualsiasi fantasy che volete, D&D e Pathfinder per primi, ma essere una città verosimile, ovvero una città che potreste davvero vedere nella realtà, e con una struttura, un tipo di società verosimile anche in quello che potrebbe essere un medioevo nostro. E direi che su questo, e metto le mani avanti, qui non è assolutamente colpa della Kaizoku né dell'adattamento italiano, è secondo me un po' sintomatico di quella visione un po' adattata che si ha del medioevo in molti paesi. Ci sono delle cose che hanno fatto bene e ci sono delle cose che non hanno fatto molto bene. Ad esempio, e qui mi dovete perdonare questo piccolo momento documentario stile Francesco che parla della realtà storica all'interno del fantasy. Di per sé la città di Bard's Gate, confrontandola con quella che è la struttura di una reale città medievale, o almeno della città medievale ideale, non è che sia così tanto difendibile. Mi spiego meglio. Assediare la città di Bard's Gate potrebbe essere molto semplice in medioevo normale, figuratevi in un fantasy, e diciamo che a difenderla non avreste molto divertimento, non passereste delle belle giornate a cercare di difendere Bard's Gate. A questo punto cerco di sostenere quello che ho detto. Questa è la mappa di Bard's Gate. Come vedete c'è un fiume con un'isola, il ponte, che è praticamente una delle uniche cose in muratura e ben fortificate della città oltre la cinta muraria esterna, e poi c'è le parti della città sulle
sponde, ce n'è una più grande, una più piccola, e ci sono vari canali più una tendopoli esterna che è dove sostanzialmente si rifugiano profughi disperati, ma questo non ci interessa. La struttura della città è in realtà non dissimile da quelle medievali. Ora, togliendo i canali, che sono una cosa magari particolare dipendente dal fiume, ma strade molto strette, edifici che mano a mano diventano sempre più alti, questo garantisce una difesa migliore perché se i nemici superano le mura possono continuare a tirargli roba dai tetti più alti. Le strade strette, e lo dice anche nel manuale, garantiscono una difesa anche interna della città con pochi uomini, perché si possono bloccare facilmente le strade. Ma il porto della città, che è praticamente quelle 3 pezzi di mura che vedete accanto al fiume, è aperto dalla parte dell'acqua, ovviamente, ma non ci sono difese naturali sul fiume tranne una piccola scogliera. Inoltre il fiume è bello largo e non c'è una struttura portuale difesa. Questo che cosa vuol dire? Che non è possibile difendere l'entrata via acqua a Bard's Gate con ad esempio una catena marina, cosa che le città medievali che erano sul mare avevano assolutamente. È successo durante l'assedio di Costantinopoli, durante l'assedio di Malta, e anzi sono difese molto importanti perché evitano praticamente che vi invadano via mare. Non in tutti gli assedi nemici hanno il controllo dell'acqua, ma se vogliono assediare una città del genere è probabile che ce l'abbiano. Quindi sostanzialmente potete essere assaltati da qualsiasi parte del fiume senza poter sostanzialmente difendermi molto bene, tenendo anche conto che l'isola non ha praticamente difese se non il ponte. Inoltre, e questo è un design flow molto importante secondo me, l'unica struttura, dando per scontato che la mappa sia il più realistica possibile a quella che è la struttura di Bard's Gate, in muratura sono la cinta muraria esterna. Il manuale ci dice anche che è stata recentemente costruita sostituendo la palizzata e il fossato originario. È molto probabile che nell'evoluzione di una città così grande nel Medioevo la prima zona che fosse costruita in muratura era la zona della Rocca, che nella mappa lo potete vedere sulla collina, ed è il distretto della collina dove ci abitano il governatore, diciamo, anzi la governatrice e le persone più importanti di Bard's Gate. Quella sarebbe stata la zona difesa assolutamente per prima e quella che normalmente avrebbe avuto le mura in muratura per prima. Le mura esterne puoi passare ancora per un periodo di tempo a avercele di legno, perché erano sostanzialmente la seconda cosa che veniva fatta. È ovvio, il nobile che governa la città si difende per primo, anzi non era assolutamente strano che la Rocca avesse una sua ulteriore cinta muraria. Inoltre la nota che edifici stretti e molto vicini fra di loro con strade strette rendono meglio difendibile la città se fanno breccia nelle mura è assolutamente vero, ma quando praticamente tutta la tua città, compreso le case dei nobili, almeno a vedere dalla mappa, sono costruite di legno e solo ed esclusivamente di legno, perdonatemi, ma in un mondo in cui esiste la magia e molto probabilmente gli assedianti ti tireranno palle di fuoco, classica e assolutamente distruttiva, non mi sembra una grandissima idea avere gli edifici molto vicini fra di loro, visto che comunque la strategia di dare fuoco alle infrastrutture avversarie non serve avere la magia, perché sia stata ampiamente adottata in guerre dall'età della pietra ad ora. Tra l'altro molte città medievali avevano una significativa magari divisione fra zone dei poveri costruite quasi interamente di legno e zone dei ricchi in muratura per evitare che prendesse fuoco tutto. D'altronde una situazione del genere nella storia l'abbiamo vista a Londra, che ha bruciato tipo per 6 giorni. C'è un motivo per cui i romani a un certo punto hanno costruito Roma tutta di marmo e di pietra, non per farla più bella, è perché prendeva fuoco praticamente 5 volte all'anno. L'incendio di Roma da parte di Nerone vi dice qualcosa? Quindi, quali sono gli elementi che, in accordo tra l'altro con l'ampia possibilità di personalizzazione che dà il manuale, che vi dice che potete cambiare sostanzialmente quello che vi pare, potete inserire alla città di Bard's Gate se volete essere il nerd storico schifoso come lo sono io, per renderla effettivamente paragonabile a una città medievale, oppure nel caso vogliate costruire la vostra città medievale fantasy storicamente corretta. Vicinanza alle risorse,
il fiume, ma tenendo anche conto che dovete difendere quella risorsa che rende prospera la città, quindi magari non un fiume particolarmente largo, ma costruirci intorno un porto, magari con un muro marino, una catena da difendere. Direi che una serie significativa di strutture in muratura, visto che comunque gente con i soldi ci sarà dentro la città, forse è meglio costruirla, e ovviamente prevedere secondo le linee di difesa. Molte città medievali le avevano, tenendo anche conto che avevano anche zone di disimpegno, tipo grandi piazze che riuscivano eventualmente a fermare un incendio se si scatenava, perché come potete immaginare in passato gli incendi erano una cosa abbastanza comune, visto che si costruiva quasi ed esclusivamente di legno. C'è un motivo per cui molte strutture anche del fantasy sono costruite di questi pietroni grossi, perché molte erano nella realtà così. Terminato il momento Super Quark, quali altre informazioni ci dà il manuale ambientativo su Bard's Gate? La magia all'interno della città non è ben vista nel suo utilizzo aperto, e questo devo dire che è un elemento carino, cioè non è che potete andare in giro per la città a fare incantesimi grandiosi o a divinare per i cavoli vostri perché serve al party, perché ovviamente magari sono visto un po' sospetto questi maghi o stregoni che usano queste magie potentissime all'aria aperta, diciamo in plein air, con il rischio magari che vada qualcosa storto e massacrate una piazza intera di persone. Ugualmente sono viste, questa è una nota molto interessante, di cattivocchio dalle guardie cittadine chi va in giro in armature pesanti con armi particolarmente vistose, quindi particolarmente grosse, tipo armi a 2 mani, lancia, alabarde, perché non c'è sostanzialmente motivo per andare a giro per la città conciati così, almeno che tu non sia una delle guardie. Vuol dire che stai cercando sostanzialmente guai. Per questo all'interno della città sono ammesse, per essere portate liberamente, solo armi di piccola taglia. E questo è in realtà molto realistico, perché in molte città in passato in cui si potevano portare liberamente armi erano ammesse armi fino a una certa misura. Se voi andate a cercare Quinque Dea su Google vedrete queste sorte di coltelloni molto larghi, appunto larghi 5 dita, perché nella città di Venezia nel Medioevo e anche nel Rinascimento funzionava così, non potevi portare lame più lunghe di un tot, quindi le rendevano più larghe per essere comunque letali. Questi sono, direi, elementi di ruolo molto carini che permettono al party di potersi sentire parte di una comunità viva effettivamente, e stare un minimo attenti anche all'equipaggiamento e come si muove il loro personaggio. All'interno di Bard's Gate ci sono diversi distretti, ci sono ben 16 distretti che vanno dal distretto del porto al distretto delle colline, appunto dove ci sono i nobili, ma anche ai distretti semplicemente indicati per la zona geografica, quello del canale est, il distretto alto, il distretto basso, quello del mercato, e ogni distretto è dettagliatamente descritto all'interno del manuale, così che avete tutte le informazioni necessarie. Tra l'altro c'è una parte dedicata all'equipaggiamento e a tutti i vari negozi, taverne, locande e attività commerciali che potete trovare, comprese di nome, in quale distretto si trova e in quale parte, perché ogni distretto sono indicate anche le vie e le piazze, lo potete trovare. Perché quindi, ad esempio, se un personaggio vi dice io devo andare da un panettiere, voi come master avete la lista di tutti i panettieri che ci sono a Bard's Gate, nel caso vogliate rendere particolarmente colorata, diciamo, l'interazione del vostro giocatore. Ci saranno descritti poi come sono viste le diverse razze. Ci sono delle razze un pochino più particolari rispetto a quelle che potete normalmente trovare nella quinta edizione. Ad esempio, era compatibile con Pathfinder, quindi ci sono i rattoidi, che hanno perso l'occasione di fare una cosa tipo gli Skaven di Warhammer, e di questo sono molto triste, ma sono sostanzialmente visti male, ad esempio, perché vivono nelle fogne. Ma a seconda di chi siete e anche di quale razza fate parte, avrete una reputazione più o meno alta in città. Questo è importante perché ovviamente una città così grande, con scambi economici così importanti, ha anche interessanti intrighi politici. Voi potete entrare a far parte di questi intrighi politici in cui la vostra reputazione sarà ovviamente essenziale, ma all'interno della città voi potete acquistare case,
attività commerciali che cambiano di prezzo a seconda del luogo, quindi del distretto, della via del distretto e della vostra reputazione, quindi potete trasformare Bard's Gate anche in una specie di gestionale, se volete. Per la descrizione effettiva poi di tutti questi distretti io vi rimando, se vi interessa, il manuale di ambientazione, come per la lore completa, perché esattamente come dissi per Etemenanchi è così tanto estesa che questo video altrimenti durerebbe 4 ore. Tenete conto che a un certo punto nel manuale c'è una timeline di tutti gli eventi che hanno investito la Valle della Lira dalla battaglia originaria fra dei ad oggi, e sono 7 pagine di timeline, quindi per dirvi l'estensione della cosa. Altra cosa che però ho apprezzato è la descrizione di tutte le fazioni ovviamente che trovate in città, ma l'identificazione delle gilde professionali, come ad esempio le varie gilde di artigiani che ci sono, descritte come se fossero effettive gilde medievali. Hanno quel riconoscimento, diciamo, un pochino più storico rispetto alla normale gilda che voi potete immaginarvi nel fantasy. Sono effettivamente persone con interessi politici anche molto forti e che controllano significative porzioni della città, che si mettono d'accordo per gestire intere porzioni del commercio, e vi potete immaginare in una città fortemente commerciale questo che cosa vuol dire. Questo tra l'altro non toglie la possibilità di inserirvi in tutti i vari intrighi che si possono creare. Estensione ugualmente molto vasta, la descrizione che parla della parte esterna di Bard's Gate, che descrive tutte le sue campagne, le varie fortificazioni della città, tutte le avventure, perché ci sono anche mini quest che potete fare al di fuori nel caso vogliate per un certo periodo di tempo abbandonare il panorama cittadino. Non vi sto a spoilerare più di tanto di questo, basti pensare che appunto ci sono queste 2 cittadelle, ma anche dungeon segreti, antichi luoghi di culto, segreti sepolti e nascosti in mezzo a selve molto antiche, quindi ce n'è proprio per tutti i gusti. In fondo al manuale c'è tutta una serie appunto di avventure che potete vivere a Bard's Gate, che vi porteranno addirittura fino al livello 20 o comunque ai livelli alti, quindi avete anche subito una avventura molto vasta pronta se lo volete provare, rendendo a questo punto il manuale bello carico, ma sicuramente ricchissimo di contenuto per chi si vuole avventurare in questa ambientazione. Questa era la mia presentazione, bene o male, di tutto quello che potete accaparrarvi con questo prodotto. E a questo punto devo arrivare a farmi le vie considerazioni, che cercherò di presentare nella maniera più neutra possibile, come al solito. Perché se io devo arrivare, io, Francesco, personalmente, a fare la mia considerazione personale, mi potreste anche dire: ma quindi alla fine è un prodotto da tenere in considerazione? È un prodotto che merita di essere consumato? E io vi direi: dipende. O meglio, dipende da quanto tempo avete, da che cosa vi serve e da quanto avete intenzione di fare da voi. Perché per quanto l'ambientazione di Bard's Gate, la città di per sé e tutto ciò che c'è intorno sia particolarmente dettagliata e devo dire anche magari leggermente diversa in questo suo taglio che vuole dare più storico, accurato o meno accurato che sia, alla fine, e questo è sostenuto da molti dei consumatori del prodotto, anche non italiani che ho visto, viene considerato sostanzialmente un libro risorsa, un resource book, nello specifico un city resource, ovvero uno di quei manuali che, perdonate il termine, se dovete inserire elementi in un'ambientazione, in particolare vi serve una città che è già particolarmente dettagliata e non avete il tempo di farvela da voi o non volete rinominare tipo Neverwinter, andate a cannibalizzare per prendere gli elementi che vi servono, perché giocarlo così com'è, proprio in maniera come vi è presentato da manuale, diciamo che ha un design di gioco un pochino vecchio, secondo me, cioè dà una serie di informazioni mostruose che potete sicuramente utilizzare a vostro vantaggio, ma dovete prepararvi a mantenere e ricordare una serie di informazioni incredibili
e che quindi richiede un lavoro incredibile dietro, soprattutto dal master, ma anche ai giocatori, per ricordarsi cosa hanno fatto tipo 4 sessioni prima, o chi era quel tizio o quel negozio che hanno sentito nominare 4 sessioni prima. Dunque, secondo me, Bard's Gate funziona meglio come un libro risorsa, e questo per cui molti anche sul forum di Paizo dicevano lo utilizzavano. State giocando una campagna totalmente sandbox, e i giocatori vanno in una parte della mappa che non avevate previsto, prendete Bard's Gate e la mettete lì. Vi serve un quartiere di una città, ok, prendete esempio da un quartiere di Bard's Gate. Vi serve un nome di una taverna, se avete questo a portata di mano lo prendete. Vi serve tipo una stampa di giornale, c'è qui e la date ai giocatori, perché è molto adattabile a qualsiasi altra città fantasy, soprattutto quel manoletto del giocatore là. Quindi direi che dal punto di vista del prodotto è assolutamente ottimo, questo non lo nego, ma rendetevi conto che andate a prendere una massa di informazioni che è reperibile in molti altri prodotti simili. Questo non vuol dire che sia peggio o meglio di questi, o che da un certo punto di vista, se avete un master particolarmente creativo con molto tempo fra le mani, può sostanzialmente crearsi da sé. Mettiamola così, anch'io ho la mia Bard's Gate. Non è, diciamo, con un taglio editoriale di questo genere, è contenuta in un'agenda rossa e scritta a mano, ma questo non vuol dire che è migliore di Bard's Gate perché l'ho scritta io, Francesco del Forum Sententiam. È semplicemente un'ambientazione cittadina fantasy come molti master hanno creato negli anni, e quindi con un minimo di impegno potete crearvi anche voi la vostra città fantasy. Il discorso è però che se non lo volete fare, prodotti come Bard's Gate vi offriranno ore e ore di gioco e strumenti per integrare una quantità incredibile di avventure e di campagne, tutto racchiuso in un manuale con delle indicazioni estetiche anche importanti, tutte le mappe che vi servono e, perché no, tutta una serie di quest secondarie da inserire in qualsiasi tipo di situazione voi preferite. Quindi dovete bene o male valutare questo quando, secondo me, non solo per Bard's Gate, quando valutate l'acquisto di un resource book. Ecco, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, passare dalle nostre pagine social, ricondividere il video. Per quanto riguarda i social, appunto, abbiamo Facebook, Instagram, Telegram, abbiamo anche TikTok se volete dei contenuti più rapidi da consumare. Detto questo, vi ringrazio di nuovo. Francesco dal Forum Sententiam, chiudo.